L'amore è come la luna, se non cresce, cala. Suerte, sai che siamo già in ritardo con l'interattivo e non trovo gli oggettini. Li hai presi tu? No, lì non ci sono, ho già guardato prima. Mm, Forse li ho messi di sopra. Sì, incenso, piuma, elefantino, sono lì? Per fortuna. Cuoricini, cuoricine, come state? Tutto bien? Con i tarocchi interattivi di oggi facciamo una lettura particolare perché prima vediamo una data esatta utilizzando questo mazzo, poi di cosa si tratta. Quindi una previsione di quello che succederà in questa data. A fine lettura ti chiederò di pensare anche a una domanda per una risposta secca, sì o no con gli arcani maggiori, ed un messaggio in scrittura automatica. Subito dopo la sigla, scegli a distinto uno dei tre mazzi perché vediamo una data esatta e di cosa si tratta. Cuoricini, cuoricine, abracadabra. Cuoricini, cuoricine, come state? Tutto bien? Cuoricini, cuoricine, abracadabra. Utilizziamo tre mazzi per questo interattivo dal titolo Una data esatta di cosa si tratta e vediamo con i tarocchi una data e cosa succederà in questa data. Sai che un interattivo come tale va considerato. Se non fa riferimento e non risuona con la tua situazione, semplicemente lascialo andare e vale dal momento in cui lo vedi a prescindere dalla data di pubblicazione. Per la variante numero 1 mettiamo la piuma che simboleggia i messaggi del cielo o dell'universo, che dir si voglia. Per la variante numero 2 l'elefantino che rappresenta la forza e per ultima, ma non meno importante, la variante numero 3 con l'incenso che simboleggia la purificazione. Focalizzati bene su uno dei tre mazzi oppure sugli oggettini come preferisci. Mi raccomando, scegli a distinto e vediamo con i tarocchi una data esatta e di cosa si tratta. Piuma, suerte per te. Vediamo con i tarocchi una data e cosa succede in questa data. A fine lettura ti chiederò di pensare anche a una domanda, vado a darti una risposta secca, un sì o no con gli arcani maggiori ed un messaggio in scrittura automatica. Adesso vediamo chi sei tu, piuma, mi connetto con la tua energia. I tuoi numeri spirituali sono il 17 e il 37. Vai a cercare questi due numeri su Google perché potrebbe esserci un ulteriore messaggio che ti deve arrivare. Qui ti parlano di liberare i blocchi. Penso che in questo momento nella tua vita sia necessario probabilmente lasciare andare un qualcosa per liberare questi blocchi, per riuscire ad evolvere. Ti parlano anche di grande fuga, quindi passare oltre, liberare questi blocchi. Numero 17 e 37. Valli a cercare. Adesso vediamo chi sei tu. E poi con l'altro mazzo una data e cosa succederà in questa data. Vediamo chi è la piuma. Piuma, sei di un segno d'acqua, un cancro, scorpione, pesci, ma potresti anche essere di un segno d'aria, un gemelli, bilancia, acquario o avere l'ascendente in uno di questi segni. Piuma, io ti vedo una persona molto passionale, in evoluzione con questa carta del carro, ti vedo innamorata di un qualcuno, innamorata o innamorato. Ci sono dei sentimenti ricambiati qui. Tu sei un qualcuno che in quest'ultimo anno, con questo 3 di spade, ha vissuto una situazione che non sei ancora riuscito o riuscita completamente a metabolizzare. Non a caso avevamo la prima carta che ti parlava di liberare dei blocchi e io penso che in questo momento tu stia riuscendo a liberare o liberarti da questo blocco che riguarda una situazione del passato, se vogliamo, poco felice. Mi viene in mente anche una frase che dice: il prezzo di qualsiasi cosa equivale alla quantità di tempo che hai impiegato per ottenerla e tu in questo momento stai spendendo tempo per riuscire ad ottenere questo qualcosa che desideri, che sia nei sentimenti, perché qui ho una coppia, che sia nel tuo lavoro, nei progetti che hai con questo 3 di denari. Io ti vedo bella carica o carico di energia per riuscire a liberarti da questo blocco
che sicuramente ha a che fare col tuo passato. Questo è quello che mi hanno fatto vedere per te. E adesso con questo mazzo vediamo che cos'è la data, lo vediamo da questa, e di cosa si tratta. Qui parliamo di un periodo che va dal 19 giugno al 3 luglio, quindi un pochino più avanti, me lo fanno vedere qui e abbiamo un asso di coppe. È possibile che si stia parlando di sentimenti, andiamo a vedere. Il periodo è dal 19 giugno al 3 luglio, quindi nell'estate, verso l'estate, vediamo. Per la piuma. Non a caso c'era uscito quell'asso di coppe e qua ti devo parlare di un qualcosa che ha a che con una persona. Parliamo di sentimenti. Ti vedo iniziare una relazione probabilmente, o se già adesso sei in relazione, andare a fare un salto di qualità in questa relazione che tu hai, e lo vedo nel periodo dal 19 giugno al 3 luglio. Non a caso avevamo un asso di coppe e non a caso qua c'è uscito un 8 di denari, un 9 che parla di evoluzione. L'inizio di un qualcosa di importante in ambito sentimentale per te. E mi viene in mente anche questa frase per te che dice: l'amore è come la luna, se non cresce cala, però qui io lo vedo crescere. Adesso ti chiedo di pensare a una domanda e vado a darti una risposta secca, un sì o no con gli arcani maggiori. Pensa a questa domanda, vediamo per la piuma cosa ti dicono. Pensa alla domanda. Vediamo. Il matto, il mago e le stelle. Qui la risposta è un sì. Ti stanno dicendo che è possibile che rispetto a questa domanda che tu hai fatto sia necessario metterci un pizzico di intraprendenza in più, essere un pochino più coraggiosi, piuma. E le tue aspettative saranno realizzate con questa carta delle stelle, però ci devi mettere proprio del tuo, andando ad alimentare questa situazione, che sia nei sentimenti, che sia con una persona, o comunque lo sai tu, però la devi alimentare, devi avere coraggio per andare a realizzare queste tue aspettative, e la risposta è un sì. Adesso ti scrivo un messaggio in scrittura automatica, quello che mi verrà da dirti per la piuma, vediamo. Per la piuma. Ti vedo disteso sul letto o seduto in un posto molto morbido o comodo. Se guardi alla tua sinistra, vedrai qualcosa che contiene un quaderno o un libro, oppure un giornale.
giornale. Qualcosa da sfogliare. Sfogliare. Vai alla pagina 17 perché c'è un messaggio per te. Ti vedo disteso sul letto o seduto in un posto molto morbido o comodo. Se guardi alla tua sinistra, vedrai qualcosa che contiene un quaderno o un libro oppure un giornale, qualcosa da sfogliare. Vai alla pagina 17 perché c'è un messaggio per te. E questo era il messaggio per te, piuma. Ricorda che l'energia che metti è l'energia che attrai, quindi connettiti solo con quello che desideri e ti dico adelante. Elefantino, suerte per te. Vediamo con i tarocchi una data e cosa succede in questa data. A fine lettura ti chiederò di pensare anche a una domanda, vado a darti una risposta secca, un sì o no con gli arcani maggiori ed un messaggio in scrittura automatica. Adesso vediamo chi sei tu. Elefantino, mi connetto con la tua energia. I tuoi numeri spirituali in questo momento sono il 57 e il 130. Vai a cercare questi due numeri su Google perché potrebbe esserci un ulteriore messaggio che ti deve arrivare. Qua ti dicono di ascoltare l'anima, liberazione dalla prigione intellettuale. Devi seguire il tuo cuore e non la ragione. L'anima 57 e 130, valli a cercare perché potrebbero darti un'indicazione in merito. Vediamo chi sei tu, elefantino. Vediamo chi è l'elefantino. Elefantino, sei di un segno di terra, un toro capricorno vergine, ma potresti anche essere di un segno d'acqua, un cancro scorpione pesci o avere l'ascendente in uno di questi segni. Elefantino, mi dicono di te che in questo momento sei in una situazione di transizione, cambiamento. Senti che non riesci ad andare né avanti né indietro, come se ti aspettassi un cambiamento da un momento all'altro, ma questo non avviene. Con questa carta dell'appeso dovresti cominciare a guardare questa situazione da un'altra prospettiva e con questa giustizia andare a riequilibrare un po' le energie a riguardo. Probabilmente, come dicevamo all'inizio, ascoltare l'anima. Sai, l'istante magico è quel momento in cui un sì o no può cambiare tutta la nostra esistenza. E qui io penso che in questo momento tu debba dire un sì o no a qualcosa o a qualcuno. Questo è quello che mi hanno fatto vedere di te e adesso con questo mazzo vediamo una data e di cosa si tratta. Abbiamo un 2 di coppe e il periodo è dal 4 luglio al 13 luglio. Vediamo di cosa si tratta per te. Dal 4 luglio al 13 luglio, ce l'ho qui, le carte ti stanno dicendo innanzitutto che è possibile che tu debba fare un viaggio, perché ce l'ho qui, un viaggio che potrebbe anche essere all'estero, non ti vedo solo, ti vedo con un qualcuno, è una persona che conosci già o ci stai già comunicando, mi fanno vedere, c'è comunicazione, ci sono incontri, per il momento la cosa è ancora segreta, nel senso non ne avete ancora parlato, proprio non te lo immagini di riuscire a fare questo viaggio o di visitare questo posto. Sei con qualcuno, ti vedo con una persona, può essere il tuo compagno, la tua compagna o comunque un'amicizia dove ci si vuole veramente bene
e si va insieme in questo posto, perché dicono che ci sono posti dove si resta e posti che restano dentro, e io penso che questo viaggio che farai dal 4 luglio al 13 luglio possa essere per te un po' la realizzazione di un sogno e un posto che ti resterà dentro per tutta la vita. Questo è quello che mi hanno fatto vedere per te, e adesso ti chiedo di pensare a una domanda e vado a darti una risposta secca, un sì o no con gli arcani maggiori. Pensa a questa domanda, vediamo cosa ti rispondono. Per l'elefantino, vediamo. La luna, innamorati e giustizia. Qui la risposta è un sì, si va a ritrovare un equilibrio su una situazione dove possono esserci stati dubbi e paure, c'è una scelta che tu dovrai fare a riguardo per andare a risolvere questa situazione, ma la risposta è un sì. E adesso ti chiedo un attimo di pazienza, che voglio scriverti un messaggio in scrittura automatica, quello che mi viene da scriverti. Per l'elefantino. Vediamo. Per l'elefantino. In casa tua c'è qualcosa che stai trascurando. Non si tratta della casa, ma qualcuno che la frequenta. Mm. Potrebbe anche riguardare te. Se alla tua destra c'è una finestra, sei tu. Diversamente, qualcuno che ti vuole bene. Messaggio curioso. In casa tua c'è qualcosa che stai trascurando. Non si tratta della casa, ma qualcuno che la frequenta. Potrebbe anche riguardare te. Se alla tua destra c'è una finestra, sei tu, quindi sei tu che ti stai trascurando. Diversamente, qualcuno che ti vuole bene, quindi non trascurare questa persona. E questo era il messaggio per te, elefantino. Ricorda che l'energia che metti è l'energia che attrai, quindi connettiti solo con quello che desideri e ti dico adelante. Incenso, suerte per te. Vediamo con i tarocchi una data e cosa succede in questa data. A fine lettura ti chiederò di pensare anche a una domanda, vado a darti una risposta secca, un sì o no con gli arcani maggiori ed un messaggio in scrittura automatica. Adesso vediamo chi sei tu, incenso, mi connetto con la tua energia. I tuoi numeri spirituali in questo momento sono il 56 e il 96. Vai a cercare questi due numeri su Google perché potrebbe esserci un ulteriore messaggio che ti deve arrivare. Qui ti indicano di dissipare la rabbia. C'è una situazione in questo momento nella tua vita dove è necessario proprio questo, lasciare andare, lasciar scorrere, dissipare la rabbia. Numeri 56 e 96.
valli a cercare. Vediamo chi sei tu, incenso. Vediamo chi è l'incenso. Incenso sei di un segno di fuoco, un Ariete, Leone, Sagittario, ma potresti anche essere di un segno d'aria, un Gemelli, Bilancia, Acquario o avere l'ascendente in uno di questi segni. Tu sei un qualcuno che in questo momento sta cercando di recuperare una situazione dove in passato hai dato veramente tanto senza riuscire ad ottenere il giusto riconoscimento. È come se dicessi: in questo momento voglio che sia così, e stai spendendo tutte le tue energie a favore di questo, perché lo vedo da questa carta dell'imperatore, o anche il mago, o un giudizio. Quindi stai facendo proprio di tutto di più per riportare giustizia in questa situazione dove in passato hai fatto molto senza riuscire ad ottenere il giusto riconoscimento. Sai, dicono che quando l'onda è passata non la puoi far tornare indietro, così come non può tornare indietro l'ora che è già trascorsa. Questo lo diceva Ovidio. Però penso che tu in questo momento sia ben focalizzato o focalizzata per far sì di riuscire ad ottenere questo riconoscimento che ti aspetti in funzione di questa situazione. Io di te vedo questo, e adesso con questo mazzo vediamo una data esatta e di cosa si tratta. Qui ci indicano un periodo che va dal 23 agosto al 21 settembre e abbiamo un cavaliere di coppe. Quindi 23 agosto, 21 settembre. Vediamo di cosa si tratta. Per l'incenso. Qui mi fanno vedere per te, non a caso avevamo quella carta iniziale che parlava di dissipare la rabbia, perché dal 23 agosto al 21 settembre, quindi parliamo di un fine estate, vai a recuperare un qualcosa che pensavi fosse andato perso, anche con dispiacere, però va a crearsi un'occasione che ti permette di ottenere, se vogliamo, giustizia su queste sofferenze. Non a caso c'era uscito dissipare la rabbia, quindi qualcosa che è andato perso si riesce a recuperare perché ti spetta di diritto, e lo vedo di qui. E parlano di un periodo che va dal 23 agosto al 21 settembre. Questo è quello che mi hanno fatto vedere per te, Incenso. Adesso ti chiedo di pensare a una domanda e vado a darti una risposta secca, un sì o no con gli arcani maggiori. Pensa a questa domanda. Vediamo cosa ci dicono per te. Per l'incenso, pensa alla domanda. Vediamo. Per l'incenso, temperanza, carro e diavolo. Qui la risposta è un sì, però ti stanno dicendo che potrebbe essere utile andare a rivedere alcuni atteggiamenti riguardo a questa domanda che hai fatto. Forse ci stai mettendo troppa energia, oppure è necessario un attimino tranquillizzarsi, lasciando che le cose avvengano senza forzare troppo la situazione. Ed è un sì. Questo è quello che mi hanno risposto per te. Adesso ti chiedo un attimo di pazienza, che voglio scriverti un messaggio in scrittura automatica, quello che mi verrà da dirti. Per l'incenso, vediamo. Per l'incenso.
Nelle ultime 3 chiamate che hai ricevuto c'è un numero che si ripete. Può essere il numero 7, 14 o 15. Succederà ancora nei prossimi giorni. Una persona connessa a quel numero parlerà con te di qualcosa che ti sta a cuore. Un messaggio particolare. Nelle ultime 3 chiamate che hai ricevuto c'è un numero che si ripete. Può essere il numero 7, il 14 o il 15. Succederà ancora nei prossimi giorni. Una persona connessa a quel numero, quindi che ha a che fare con uno di questi 3 numeri, potrebbe essere la data di nascita o comunque uno di questi numeri dovrebbe ricordartela. Una persona connessa a quel numero parlerà con te, quindi questa persona parlerà con te di qualcosa che ti sta a cuore, quindi cerca di individuare o capire chi può essere. E questo era il messaggio per te, Incenso. Ricorda che l'energia che metti è l'energia che attrai, quindi connettiti solo con quello che desideri e ti dico adelante. E con oggi abbiamo finito, io vi ringrazio per avermi seguita, vi auguro un buon proseguimento e come solito vi saluto dicendovi cuoricini, cuoricine, adelante, ciao!